Buongiorno amanti delle due ruote, oggi mi vedete in sella alla Triumph Street Twin 900 2021. Le informazioni tecniche appena ricevute, riguardanti le prestazioni massime del mezzo, non hanno fatto nascere in me una grande curiosità. Con l'esperienza però ho imparato a non lasciarmi condizionare da quei dati che possono far scaturire un possibile pregiudizio. Solamente dopo un test ride completo posso capire su cosa mi sono seduto. Vediamo come va dopo la sigla. Da subito ho la percezione di avere per le mani una moto ben bilanciata. Questa motocicletta sembra essere stata realizzata per dare il massimo sia per quanto riguarda il comfort che per la facilità di guida. Mi dirigo nel centro della città per cercare conferma alle mie prime impressioni. Prendendo in esame le quote ciclistiche di questo modello, la mia prima ipotesi viene confermata da una guida rotonda e precisa. Seppur qualcosa manca in termini di agilità, vengo ripagato da una sensazione di controllo che infonde sicurezza. Un enorme vantaggio per chi da poco si è avvicinato al mondo delle due ruote. Il telaio a doppia culla aiuta a trovare l'equilibrio a ogni fermata. L'ottimo bilanciamento non fa percepire il peso reale della moto. La frizione è morbidissima da azionare. Nel traffico non stanca anche se costantemente utilizzata. Nelle partenze da fermo non strappa ed è perfettamente modulabile. Gli innesti delle cambiate sono sempre precise, senza resistenze e dalla spaziatura molto ravvicinata. Giocare con il cambio è persino divertente. Le marce sono solo 5. La rapportatura è un poco lunga ma adeguata alle caratteristiche del motore. Ci si abitua presto a percorrere le rotonde in prima marcia. Il calore proveniente dal motore non infastidisce per niente. Il piccolo radiatore è sufficiente a raffreddarlo anche nel traffico lento della città. Gli scarichi sono lontani quanto basta da non percepirne la presenza. Percorrendo la tangenziale non mi accorgo di aver raggiunto il limite massimo di 110 km/h. Il comfort rimane ottimo pur non avendo nessuna protezione dall'aria. Per rimanere in tema vintage, l'impianto di illuminazione è tradizionale ad esclusione del fanalino posteriore che invece ha LED. Una probabile scelta, quest'ultima, per essere più visibili di notte. La strumentazione è molto semplificata ma non manca ciò che conta. Sul piccolo display a LCD si ha la possibilità di vedere il livello carburante, la marcia inserita e la mappa selezionata. Il tachimetro è analogico come conviene. I blocchetti sono semplici e funzionali. Il loro look è di giusto accostamento allo stile della moto. Dopo una sosta per mangiare qualcosa, Lucy prende il possesso della Street Twin. Più di un percorso che ben conosciamo, mi anticipa in un test ride personale fuori programma. Nonostante le prime non è solita dare confidenza a una moto che non conosce, con questa Triumph trova subito il feeling necessario per guidarla con disinvoltura. Le piacerà? Quale sarà il suo verdetto? Ripresa in mano la situazione, ripercorro lo stesso tracciato, incuriosito dal suo sorriso, soddisfatto. Anche su di un percorso più guidato, la ciclistica infonde sicurezza. Spalancando il gas, senza riguardo, la moto mantiene un comportamento neutro e preciso. Le pedane che presto toccano l'asfalto sono il vero limite da tenere in considerazione. La ruota anteriore da 18 rende lo scendere in piega più dolce. Avendo una maggior percezione di quello che succede all'avantreno, rende tutto più facile e istintivo. Il motore è un bicilindrico parallelo raffreddato a liquido di 900 cm3. Nonostante i suoi 65 cavalli sembrino pochi, considerando il peso della moto di 216 kg in ordine di marcia, la risposta all'apertura del gas è brillante quanto basta.
L'erogazione è molto progressiva, dando il meglio di sé tra i 3800 e i 6000 giri minuto. Le vibrazioni sono quasi impercettibili. Le sospensioni anteriori sono con cartuccia interna. Nonostante la loro taratura è votata principalmente al comfort di marcia, l'idraulica è giustamente frenata garantendo un comportamento neutro dell'avantreno. Nessuna regolazione è possibile per la mancanza dei registri tradizionali. La coppia di ammortizzatori posteriori, con molla progressiva, sono di taratura morbida per enfatizzare il comfort. Manca qualcosa a livello idraulico per avere maggior feeling in percorrenza di curva. La sola regolazione del precarico è possibile nel caso si trasportasse un passeggero. Per chi volesse arricchire il modello con qualcosa di più accattivante e sportivo, la casa mette a disposizione una coppia di ammortizzatori più performanti e regolabili nel precarico e nella compressione. Le alternative non mancano per questa motocicletta di successo. I pneumatici di primo equipaggiamento fanno il loro lavoro senza condizionare troppo lo sfruttamento delle prestazioni. Non sono a conoscenza del loro comportamento sul bagnato. L'impianto frenante si sviluppa su di un monodisco da 310 mm con una pinza Brembo a 4 pistoncini. Tutto è di ottimo livello e adeguato alle prestazioni del mezzo. La frenata è potente senza dover forzare sulla leva. Ottima la modulabilità. Al posteriore è montata una pinza Nissin che morde un disco da 255 mm. Il suo mordente non mi convince. Con troppa forza si deve spingere sul pedale del freno per sentirne l'intervento. Anche forzando l'andatura, il bicilindrico non è mai assetato. Si possono percorrere più di 300 km con i soli 12 litri di benzina che può contenere il piccolo serbatoio. In questa recensione ho avuto il piacere della partecipazione della mia collega Luci. A lei la parola per concludere la prova di questa Triumph Street Twin 900. Con la moto ho avuto subito il giusto feeling, è facile, intuitiva e ben bilanciata. Mi piace la sua guida rotonda e la progressione che hanno lo scendere in piega. È una moto decisamente piacevole da condurre sia nel traffico che sui percorsi tortuosi. Inoltre è anche confortevole. Se vi è piaciuta la nostra recensione lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Un saluto da Giambo E Luci.